Buon pomeriggio a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale. In questo periodo, come potete vedere, non faccio un video al giorno perché, come ho già detto, è inutile dare notizie che poi sono del tutto infondate semplicemente per fare visualizzazioni, per ottenere like, eccetera. Non mi piace questo tipo di comportamento, non contesto quello che fanno gli altri, ma io preferisco fare video quando ho qualcosa di interessante e di reale su cui parlare. Infatti neanche oggi vi parlerò di nomi specifici che evidentemente poi non si sa se il Milan acquisterà veramente. E in queste ultime settimane invece ho fatto due video specifici di Samuele Ricci e di Modric, perché quando sono diventati ufficiali gli acquisti di questi giocatori e quando diventeranno ufficiali gli acquisti dei prossimi arrivi al Milan, farò un video molto dettagliato. Se non l'avete visto andateli a vedere, dove spiego chi sono questi giocatori, qual è la loro storia, quali sono le loro caratteristiche tecnico-tattiche e perché il Milan li ha presi e probabilmente ha fatto bene a prenderli, e in più vi faccio vedere delle immagini che confermano la teoria, quindi la spiegazione teorica. Quindi anche oggi facciamo semplicemente il punto della situazione, perché ci sono alcune cose interessanti di cui parlare, ma non c'è niente di ufficiale, quindi non aspettatevi i nomi dell'ultima ora, breaking news. Mi fanno ridere questi breaking news, ci sono tutti i giorni. Se vado sugli altri canali è pieno di breaking news, ultima ora, attenzione, arriva questo, arriva quello, arriva quell'altro, e poi chiaramente non arriva nessuno, e ora vi spiego perché. Prima di tutto però vi invito a sostenere questo canale, se vi piace ovviamente, con una iscrizione, con un click, semplicissima e gratuita, accensione della campanella importante per l'algoritmo, like ovviamente se vi piace il canale, e commento anche tattico, anche un ciao, un grazie, va benissimo. Grazie a tutti. Allora, dicevamo, periodo schizofrenico nel quale, se vado sugli altri canali, ogni giorno c'è un video o anche più di un video. Ho visto alcuni canali con più di un video nella stessa giornata, con attenzione, breaking news, ultima ora, arriva questo, arriva quello, e poi chiaramente niente di vero. Chiaramente ognuno fa quello che crede. Io non credo che sia corretto prendere in giro le persone in generale, figuriamoci i miei fratelli tifosi rossoneri, e quindi non sono qui per prendervi in giro. Io credo che sarebbe più opportuno dare sì delle notizie, quindi informare magari costantemente sull'andamento della situazione, ma senza sparare il titolo in prima pagina, illudendo tifosi come quelli del Milan, che in questo momento stanno sulla corda, perché sto anch'io ovviamente come tutti i tifosi sulla corda. Spero che da un giorno a un altro, da un momento a un altro, arrivi qualche gran bel giocatore, e quindi questa ridda di nomi che cambia in continuazione. Sui terzini sono stati fatti, nel giro di 24 ore sono stati fatti 5 nomi diversi, anche oggi ne è uscito un altro diverso. Io non ve li dico nemmeno, perché fin tanto che non c'è una trattativa seria, e allora lì sì che vale la pena di dare la notizia, non riporto queste stupidaggini, non mi piace, l'ho già detto. Allora, perché c'è questa ridda di nomi? Un po' perché chiaramente il Milan deve monitorare tanti nomi, tanti profili diversi, ma il fatto di monitorarli, il fatto di chiedere informazioni alle squadre che hanno determinati giocatori che potrebbero interessare al Milan è una cosa che fanno tutte le squadre. Solo che, come ho già detto, il Milan è il Milan, ha questa notorietà importante, e quindi i giornali, le riviste, i siti internet, gli youtuber e chi più ne ha più ne metta sfruttano il fatto che il Milan ha notorietà per lanciare notizie che sono del tutto infondate. Quindi un conto è dire il Milan si è interessato, ha chiesto informazioni, un conto è dire il Milan piomba su Pubil, ad esempio, no? Tanto per citare un nome che sta circolando in queste ultime ore. Il Milan piomba su Pubil, il Milan è pronto ad affondare in pole position Pubil. Non è niente di tutto questo, ragazzi. Svegliatevi, se volete le informazioni corrette, se volete la verità. Quando ci sarà una trattativa, gli organi di informazione, quelli più autorevoli, quelli più affidabili, e uno su tutti Sky,
con i suoi inviati, quelli della squadra mercato, e con alcuni di loro in particolare come Di Marzio, che ha un suo sito internet che dà notizie abbastanza in tempo reale, lo diranno. E quindi quando loro lo diranno, allora vuol dire che è vero, e se ci sarà una trattativa, allora si può dire il Milan sta trattando l'acquisto di questo giocatore. Se non sentite su Sky in particolar modo, e dico Sky perché le altre testate giornalistiche non sono così corrette nei confronti del Milan, nel senso che sanno che dare tutte queste notizie che il Milan va su questo, va su quell'altro, poi va ancora su un altro, eccetera, e poi non conclude, significa gettare benzina sul fuoco. E lo fanno ad arte, lo fanno per innervosire i tifosi del Milan e per gettare scompiglio all'interno dell'ambiente Milan. Quindi noi tifosi del Milan, che siamo intelligenti e non siamo stupidi, dobbiamo capire queste dinamiche e distinguere tra i veri professionisti dell'informazione sportiva che danno notizie vere e che non le danno tanto per gettare benzina sul fuoco di un ambiente già abbastanza sconquassato da quello che è successo negli ultimi anni e soprattutto nell'ultima stagione, e quelli che invece lo fanno chiaramente per mettere zizzania e per creare problemi. Non si sa per quale motivo, ma sicuramente un motivo ci sarà. Quindi il Milan in questo momento si sta muovendo e si è già mosso già da tempo, già da settimane, da quando è arrivato Tare, e anche forse prima che Tare fosse ufficializzato. Si è mosso su tanti profili, sono profili che piano piano escono, perché non perché il Milan si diverte a divulgare notizie che poi gli ricadono addosso negativamente, cioè non è che il Milan va dagli organi di stampa e dice oh allora guardate, dite pure che si va su questo giocatore e poi questo giocatore non lo prendono, perché sarebbe un suicidio, sarebbe un danno di immagine, sarebbe un autogol clamoroso, no? Immaginate il Milan che va dall'inviato della Gazzetta dello Sport e dice guarda, puoi dire tranquillamente che noi andiamo su che ne so, Due, terzino, no? Che dovrebbe teoricamente essere uno degli obiettivi del Milan, su Due, il fratello del Due che gioca nel PSG, di pure che siamo su Due, e poi magari Due fa un'offerta e l'altra squadra, la squadra di Due non l'accetta e il Milan fa una figuraccia. Quindi non è il Milan che fa queste dichiarazioni, il Milan fa queste dichiarazioni quando è quasi sicuro di aver completato la trattativa, quando mancano i dettagli, allora passa la velina, come si suol dire in gergo tecnico, e diciamo si sparge la voce che c'è questa trattativa, ma la velina, badate bene, non la passa allo youtuber di turno, a Pinco Pallo, la passa al Di Marzio di turno, cioè a personaggi autorevoli del mondo dell'informazione sportiva, soprattutto di testate e di strutture enormi come Sky Sport, come la redazione di Sky Sport. Al limite lo può passare appunto alla Gazzetta, ma vi ho detto controllatela la Gazzetta, perché secondo me a volte fa titoli anche solo per vendere e non solo per dare le informazioni. Sky non ha bisogno di dare titoli sensazionalistici, perché tanto è il canale sportivo tematico più visto in Italia e forse anche nel mondo, e quindi non ha bisogno di questi mezzucci. E quindi cosa succede? Che quando esce la notizia, esce la velina direttamente dalla società AC Milan, può anche saltare la trattativa, perché ci mancherebbe, abbiamo visto trattative saltare all'ultimo tuffo per un cavillo, le visite mediche che non vanno bene, insomma, però 90 su 100, diciamo anche pure 95 su 100, la trattativa va in porto. E quindi, ritornando a bomba, il Milan ha tanti profili, valuta tanti profili, ma al momento sui terzini non c'è ancora nessuna trattativa, quindi è inutile che io vi dica Pubil piuttosto che Garzia, che sono i nomi che circolano in questo momento, poi c'è un altro che è uscitore, cioè, a cosa serve? Io mi chiedo, a cosa serve darvi questa ridda di nomi in continuazione? Allora prima c'è quello, poi il giorno dopo ne esce un altro, poi il giorno dopo ne esce un altro ancora, a cosa vi serve? A farvi solo un'idea. Allora, voi pensate che tutto è percezione, no? Non conta cosa facciamo, come lo facciamo, conta come viene percepito. Allora, chi sta a lavorare sulla percezione a volte fa dei danni incalcolabili e noi bisogna stare attenti per non farci ingannare. Allora, se io ti dico, giornalista o diciamo tifoso del Milan, che però non me ne frega più di tanto del Milan, faccio soprattutto video per guadagnare sul Milan. Se io ti dico
a te tifoso del Milan. Oggi c'è Pluto, poi domani c'è Pippo, poi domani c'è Paperino, poi domani c'è Paperoga, poi il giorno dopo c'è, che ne so, Pippo Franco. E poi tutti questi giocatori non vengono comprati dal Milan. Nel tuo cervello cosa rimane? Rimane che il Milan è una squadra di gente incompetente, è un'armata Brancaleone, rimane che il Milan non sa trattare, che conta poco, che le altre squadre ci prendono in giro, che i giocatori non vogliono venire al Milan, che si offre pochi soldi, insomma la percezione è una percezione totalmente negativa. Se invece ti dico il Milan cerca Pubil e dopo pochi giorni Pubil arriva, il Milan cerca Due e dopo pochi giorni Due arriva, il Milan cerca Yashari e dopo pochi giorni il Milan prende Yashari, nel tuo cervello si sviluppa una percezione, cazzo, il Milan è una grandissima squadra perché come punto a un obiettivo lo porta a casa, quindi grande squadra, quindi soldi a palate, quindi credibilità, autorevolezza, eccetera, eccetera. Quindi non vi fate prendere in giro perché ci sono due fazioni di divulgatori di informazioni, chiamiamoli così, quelli che lo fanno di divulgare informazioni fasulle o non verificate per fare visualizzazioni, like e quindi per guadagnare, perché chi ha tanti iscritti nei canali YouTube, parlo dai 20-30 mila iscritti fino ai 100 e oltre 1000, ha tutto l'interesse a fare tanti video e avere tante visualizzazioni perché guadagna anche bene, tanti soldi. Chi invece lo fa perché semplicemente non verifica le informazioni e quindi magari si fa prendere sull'onda dell'entusiasmo da un'informazione ma non fa quella cosa che dovrebbe fare un divulgatore serio, cioè verificare la notizia, e quindi cosa succede? Che questi probabilmente lo fanno per gettare ombre sul Milan, per far avere una percezione negativa del Milan. Quindi nell'un caso o nell'altro è sempre roba che non ha niente a che vedere col Milan, che non fa del bene al Milan. Quindi state attenti a filtrare le informazioni. Dicevo, siamo su tanti profili, tanti contatti, tante informazioni, non c'è ancora una trattativa né per il terzino destro né per il terzino sinistro. Continua purtroppo la telenovela di Yashari che non prenderà parte o non ha preso parte a un amichevole nonostante sia arrivato, abbia risposto presente alla convocazione, quindi al ritiro della propria squadra, si è allenato a parte, non prenderà parte all'amichevole, quindi lui si considera in procinto di venire al Milan, anche perché ha rifiutato qualsiasi altra offerta e quindi ha fatto capire chiaramente che vuole solo il Milan. Il Bruges è impuntato sulla posizione del tipo o mi dai i soldi che pretendo o se no Yashari rimane a casa, e il Milan per ora sembra impuntato sulla posizione ti offro 33 di base fissa più 5 di bonus, cioè sono 38 milioni, per noi questa è una cifra assolutamente adeguata e quindi per ora la situazione è in stallo. Quanto potrà durare questa situazione? Poco, perché il Milan partirà in questo weekend per la tournée, quindi dovrà necessariamente imbarcare sull'aereo i giocatori che faranno parte di queste amichevoli estive sulle quali si basa la costruzione della squadra, e quindi tutti ci aspettiamo, e ho fatto anche questo video apposta, mi aspetto anch'io che nelle prossime ore, nei prossimi giorni si sblocchino 2 o 3 trattative, perlomeno i 2 terzini e il centrocampista, perché poi sulla punta vi ho detto si andrà a oltre Ferragosto, perché gli attaccanti costano tanto, bisogna aspettare che abbassino i prezzi, ci sono delle opportunità tipo Vlahovic che dovremo verificare, anche se io credo che poi alla fine arriverà Vlahovic, ve l'ho già detto. Però si parla anche lì di tanti nomi, ci sono tante notizie fasulle, il Milan si interessa sicuramente, ma non è il caso di pensare che possa prendere Tizio, Caio, Sempronio, perché al momento non ci sono trattative. Quindi dicevo, in questo momento Yashari trattativa in stand-by, siamo a mercoledì, c'è giovedì e venerdì, quindi ci sono 2 giorni, poi nel weekend non so quando partirà il Milan, ma credo sabato più che domenica, ora poi non so se mi sbaglio o meno, poi correggetemi nei commenti, ma comunque in questi 2-3 giorni dovrà sicuramente uscire fuori qualcosa. Se non uscisse fuori niente,
Quindi se il Milan non riuscisse a concretizzare negli acquisti dei due terzini, nell'acquisto di Yashari a centrocampo, non è detto che non li farà in un altro momento e magari si aggregheranno alla tournée, come è successo in altre situazioni in altri anni, strada facendo, perché le trattative sono complicate, ragazzi, sono complicate e complesse. E purtroppo, non avendo un budget illimitato, il Milan fa quello che può. Qualcuno mi dice, ma noi dobbiamo prendere terzini da 8 milioni, come Brown, come Pubil, eccetera. Noi dovremmo prendere terzini da 30 milioni. Ragazzi, un terzino che costa 30 milioni è quasi un top player, perché ora, a parte qualche caso eccezionale, no, di terzini che costano 50-60 milioni, come costava Teo Hernandez i primi anni che è arrivato al Milan, ma gli altri sono tutti ottimi giocatori considerati top player e costano tra i 30, 35, forse qualcuno 40, ma è un top player. Noi non siamo in questo momento nella condizione di prendere un top player per reparto, perché se prendiamo due terzini top player e sono 30-35 milioni a testa, sono già 60-65 milioni. Se prendiamo un centrocampista come Yashari che costerà alla fine quasi 40 milioni, siamo già a oltre 100 milioni. Se prendiamo una punta, un top player col valore da punta, si parla minimo di 70-80 milioni. Cioè questi sono acquisti che fanno le squadre che fanno 1-2 acquisti a stagione, perché hanno già messo le basi, cioè hanno costruito una squadra, hanno fatto le fondamenta e poi ogni anno un innesto top da 60-70 milioni, quindi prendono un terzino ma prendono il top, prendono un centrocampista ma prendono il top, prendono una punta ma prendono il top. Noi dobbiamo cambiare perlomeno 5 giocatori su 11, 5 su 10 di movimento, cioè mezza squadra, e al momento abbiamo un budget che è intorno ai 100 milioni e quindi dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione. Ma se incominciamo a prendere top player, altro che 100 milioni, dobbiamo spendere il doppio e in questo momento non ce li abbiamo. Quindi in questo momento prenderemo dei giocatori fatti e finiti come Modric, dei giocatori invece più giovani ma comunque abbastanza scafati, come si suol dire, come Ricci, come può essere Yashari, e poi prenderemo anche qualche talento emergente che è una scommessa ma che può rivelarsi anche la scommessa giusta, come potrebbero essere uno o due i due terzini di cui stavamo parlando. Sulla punta invece Allegri vuole andare sul sicuro, quindi vuole prendere un giocatore già fatto e finito, e quindi lì vedremo giocatori sicuramente di altro tenore e quindi anche con un costo diverso. Quindi per il momento situazione mercato è questa. C'è una notizia importante che è quella di San Siro, e quindi praticamente la notizia è che il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso sul vincolo che era stato ipotizzato sul secondo anello di San Siro, e quindi sembra, perché a questo punto il condizionale d'obbligo, visto tutto quello che è successo fino ad oggi, che finalmente si possa sbloccare la vendita di San Siro e delle zone adiacenti, e quindi sembra che il Milan e Inter possano effettivamente arrivare ad acquistare il terreno e San Siro, e questo sarebbe sicuramente il primo passo verso la costruzione del nuovo stadio, che, come vi ho già detto in 1000 occasioni, è un passaggio cruciale che ci consentirà non solo di aumentare la nostra competitività, perché con introiti maggiori derivati dallo stadio che lavora 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, anche al di fuori del calcio, il Milan si può mettere in tasca dai 25, 30 fino ai 70 milioni, perché chiaramente facendolo in condivisione con l'Inter purtroppo non può prendere tutto per sé. Però sono cifre che fanno aumentare il fatturato e fanno aumentare la competitività da una parte. Dall'altra è quello che aspetta Cardinale per poter rivendere il Milan e farci un utile, perché con lo stadio di proprietà si aumenta il valore del brand e quindi potremmo anche sperare che l'era Cardinale possa finire non appena o alle carte per poter costruire lo stadio, perché un acquirente potrebbe volerselo costruire come crede meglio, oppure potrebbe rivenderlo una volta costruito, perché chiaramente una volta costruito il valore sarebbe maggiore del valore che potrebbe avere le sole carte per costruirlo, e quindi
È vero, passeranno anni, perché poi per costruirlo ci vorranno dai 3 ai 5 anni, però perlomeno siamo usciti dal tunnel, nel senso a quel punto è solo una questione di tempo e magari il Milan ritornerà a essere competitivo in pianta stabile e al tempo stesso forse ci toglieremo dalle scatole Cardinale e soprattutto Furlani. Però queste sono cose che vedremo, perché con lo stadio e con l'amministrazione pubblica c'è da tenere gli occhi aperti e le orecchie dritte, ma comunque se ci saranno novità ovviamente vi aggiornerò. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando iscrizione, campanella, like e commento per sostenere il canale. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.